Stai pensando di investire in criptovalute? Aspetta un attimo, ci sono 3 motivi da considerare che potrebbero farti cambiare idea e non hanno niente a che fare con l'esito dell'investimento. Non parleremo di grafici, di che sia pericoloso e quant'altro, ma volevo solo farti vedere questi 3 aspetti che differiscono dagli investimenti tradizionali, a prescindere dall'esito. Parleremo infatti di fiscalità, di sicurezza e di eredità. Cosa succede al tuo investimento nel caso, speriamo più tardi possibile, abbia una dipartita? Andiamo a vedere questi 3 aspetti che tanti sottovalutano. La prima cosa che appunto potrebbe farti cambiare idea, specialmente se vivi in Italia. Le tasse, che al momento sono al 26% per entrambi i mondi, sia per gli investimenti tradizionali che per le criptovalute, anche se stanno per aumentare questa soglia, ma non è questo il punto. La vera questione è la gestione. Partiamo dall'investimento tradizionale. Te vai in banca o da un broker, metti 10.000 euro in un bot o un'azione, quello che vuoi, li metti lì, diciamo che aspetti 5-10 anni, quello che è, non è questo l'importante, ma te ne puoi anche dimenticare. Poi magari guadagni, questi 10.000 euro diventano 20.000 euro, decidi di ritirare questi soldi, vai in banca dal tuo broker, quello che è, e dici ritiro questi soldi, loro fanno i calcoli per te e pagheranno le tasse dovute allo Stato loro direttamente. Con le criptovalute è tutta un'altra storia. Te solo che le compri, ogni anno sei dovuto fare la dichiarazione dei redditi nel quadro RV e poi esiste il quadro RT nel caso tu abbia dei guadagni. Fondamentalmente comunque ogni anno te devi andare a vedere il valore delle tue criptovalute e andare a fare la dichiarazione, e finché compri solo un po' di bitcoin potrebbe rimanere semplice la questione, ma se entri in questo mondo capirai che esistono migliaia di criptovalute e di tipi di investimenti. Fare questi calcoli poi diventerà molto complicato e non basteranno neanche forse i software a pagamento per riuscirci, ma dovrai anche avvalerti di un professionista specializzato in criptovalute, perché il 90% dei commercialisti in circolazione a malapena sanno cosa sono le criptovalute, e le leggi in Italia sono in continuo cambiamento, e questa per me comunque è la parte più frustrante, perché anche se non guadagni niente, mettiamo i tuoi soldi, i tuoi 10.000 euro tra 5 anni diventano 5.000 euro, quindi non sei dovuto pagare tasse, te comunque in questi 5 anni ogni anno devi andare a fare i tuoi calcoli e fare sta cavolo di dichiarazione. E nel caso tu non facessi sta dichiarazione, anche se non hai guadagnato niente, non dovevi pagare le tasse, se lo Stato viene a farti un controllo e loro sanno che hai investito in criptovalute, potenzialmente possono farti anche la multa. L'agenzia delle entrate ti manderà una casella esattoriale. Ma quindi adesso passiamo al secondo punto. Per sicurezza intendo riuscire a mantenere nel tempo il nostro investimento al sicuro, che sia profittevole o meno. Adesso cerchiamo di capirci. Adesso l'investimento tradizionale con le banche può succedere qualche cosa, la banca può fallire e quant'altro. Comunque le banche italiane diciamo che sono anche assicurate, insomma c'è un sistema di garanzia e bene o male, adesso poi fino a 100.000 euro, non so come funziona, bene o male ti ridanno i tuoi soldi in qualche modo. Adesso nelle criptovalute, adesso farò 2 esempi perché si complica molto di più la questione. Tendenzialmente esistono gli exchange, sono delle sorte di banche, chiamiamole così, dove te vai a comprare le tue criptovalute, puoi convertirle, fare tantissime altre cose, a parte che il 99 su 100 non sono italiane questi enti qua, e non danno nessuna garanzia. Potrebbe succedere che appunto falliscono, o potrebbe succedere semplicemente che viene hackerato, nel senso che qualcuno riesce a entrare nel tuo profilo e ti rubano tutti i fondi e nessuno ti rimborsa in quel caso lì. Le banche, in banca non può succedere questa cosa qua, ma adesso entriamo nel vivo delle criptovalute, che appunto, essendo una cosa diversa dal mondo tradizionale, volendo le criptovalute la maggior parte delle persone a un certo punto le vuole tenere al sicuro, e per farlo si usano degli hardware wallet o dei wallet, mettiamola così. Il discorso è complicato, tanti che lo usano non sanno come funziona, quindi seguimi bene. Praticamente questo
è un hardware wallet, è uno strumento che si attacca al computer quando devi fare appunto delle operazioni. Possiamo avere degli indirizzi dove detenere le nostre criptovalute. Qua a questo punto diventa difficile che qualcuno te le rubi le criptovalute, ma qua entra in gioco un altro fattore, perché adesso la banca diventi tu. Se te perdi questo strumento o quello che adesso ti spiegherò, perdi tutto, non c'è assistenza, non c'è assicurazione, non c'è niente che possa recuperare i tuoi fondi, perdi tutto. Adesso dicevo, tanti non sanno cosa vuol dire, anche gente che lo usa. Fondamentalmente le tue criptovalute non saranno qua dentro e funziona con un sistema dove alla fine, per mantenere al sicuro anche lo strumento, se te lo perdi o lo rompi, tutto va a finire con, diciamo, una specie di password. Alla fine, quando compri un hardware wallet, praticamente devi scrivere un foglietto con 24 parole, mettiamola così. Queste 24 parole saranno i tuoi fondi e possono essere anche 10, 100 milioni di euro, non c'è limite a quello che puoi mettere sopra. Solo con queste 24 parole, chiunque abbia queste 24 parole può accedere a quei fondi, quindi si apre poi un mondo di quello che si può fare e non si può fare. Comunque, quindi togliamo questo, i tuoi fondi sono queste 24 parole. Quindi se te perdi queste 24 parole, la casa ti va a fuoco, c'è un terremoto, quello che vuoi, boh, hai perso, nessuno può recuperare poi i tuoi fondi. E idem, comunque, se questo bigliettino viene in mano a chiunque, queste 24 parole qualcuno riesce a leggerle, può accedere ai tuoi fondi e rubarti tutto. Quindi adesso, se hai capito bene o male il discorso, passiamo al punto 3. Questa è la parte triste della storia, ma bisogna considerare cosa succederebbe alle nostre criptovalute nel caso della nostra dipartita, che potrebbe essere anche prima del previsto. Facciamoci le corna, ma può succedere, come anche potrebbe solo succedere che impazziamo, l'Alzheimer, ecco, che ne so. Insomma, quindi fondamentalmente gli eredi, se abbiamo degli eredi, devono sapere che abbiamo delle criptovalute. Quindi facciamo prima il caso degli exchange, mettiamo che tu li vuoi mantenere comunque sugli exchange, anche se non è, come abbiamo visto prima, non è la cosa più sicura. Mettiamo che rimangano, nessuno li rubi, l'exchange vada a lungo, non fallisca né niente. Nel caso tu muoia, comunque loro non lo verranno mai a sapere e non c'è una procedura standard al momento per l'eredità. In banca invece, bene o male, in Italia c'è già un sistema collaudato, e quindi nel caso della tua dipartita le banche vengono a saperlo e aprono tutte le procedure e quant'altro, e come gli eredi vengono ad avere i tuoi fondi. Con gli exchange questa cosa qua sarebbe molto più difficile. Se te non vai a cercare l'exchange e comunque devi avere poi dei dati di accesso, non riuscirai ad avere queste criptovalute. E ancora peggio, come abbiamo visto prima nel caso di un hardware wallet, che poi abbiamo detto che finisce tutto con queste 24 parole, che dobbiamo tenere assolutamente al sicuro. Come abbiamo visto, dobbiamo giocare d'anticipo e trovare il sistema di fare in modo che i nostri eredi sappiano come poi trovare queste 24 parole e anche tutto il resto che ci sta dietro. Insomma, diventa comunque complicato, ma bisogna pensarci in anticipo. Detto questo, non voglio assolutamente demonizzare il mondo delle criptovalute, anzi io comunque gestisco un canale in cui parlo solo di criptovalute e poi bisognerebbe considerare appunto tanti altri aspetti, ma appunto, se dopo tutto quello che ho detto sei ancora convinto di investire in criptovalute, iscriviti al canale e attiva la campanellina per essere aggiornato sui miei contenuti, e magari condividi questo video a altre persone che ritieni che pensano di investire in criptovalute, per fargli anche tenere in considerazione queste cose che magari tanti non pensano. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!